Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Finalmente oggi è arrivato il mio pacchetto da Amazon, quindi apriamolo insieme e vediamo cosa c'è dentro. Era un pacco tanto atteso. Ok, torniamo a noi. Allora, dicevamo, ho preso il mio nuovo ammortizzatore ad aria, ho preso un DNM AO42RC. Questo dovrebbe essere il top di gamma perché è da 42, cioè da 36, da 38 e da 42. Io ho preso da 42 che diciamo è il più grande che c'è. Misura 165 mm da occhio a occhio e ha 3 regolazioni, come vedete. Questa è la levetta per il blocco della compressione, così è chiusa a metà e tutto aperto. Questa è la rotellina per regolare la compressione, la durezza, e questa è il tappo che copre, diciamo, la valvola dove si carica l'aria. Vediamo se l'aria già c'è dentro. Può essere caricato ad aria ad una massima pressione di 275 psi. E poi che c'è? Disegnato in Germany, made in DNM. Vediamo Racing Shock. Qua c'è l'O-ring per misurare la compressione. La mettete a un limite. Quando l'ammortizzatore vedete che il segno supera l'O-ring, è il momento di fare la manutenzione. Ragazzi, che dirvi, prima impressione visiva e al tatto, veramente bellissimo e ben realizzato e ben strutturato. La valvola è precisissima, non perde un colpo e niente che dire. Sembra veramente un ammortizzatore top di gamma, a livello di, non dico RockShox e Fox, però siamo lì insomma. Molto leggero, pesa circa 300 grammi. La parte sotto dovrebbe essere proprio perfetta per la nostra bicicletta e la parte sopra dovremmo utilizzare quelle vecchie, quindi bisogna smontare il vecchio e cercare di recuperare le boccole, perché è arrivato senza boccole, o se no vanno ordinate nuove. Arriva insieme al suo libretto sia di istruzioni, vabbè, comunque scritto cinese, giapponese, tedesco, inglese, tutto, tranne che l'italiano ovviamente. E poi dietro ci sono tutte le assistenze, vedete, DNM Industrial, qua Shenzhen Cina, DNM Italy anche, e Stati Uniti, Australia, Germania, vabbè, insomma ci sono un po' quasi tutte le nazioni principali. Come vedete qua ci sono scritti il peso, il libre e i PSI. I PSI in cui va caricato, quindi dovrete fare i vostri calcoli ragazzi. Passiamo al montaggio e vediamo come funziona. Adesso andremo a vedere il montaggio, ma mi raccomando però, prima di iniziare il video, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale.
Ma adesso basta chiacchiere e passiamo allo smontaggio dell'ammortizzatore vecchio. Andiamolo a sostituire. Ok, ragazzi, mi raccomando, mettete da parte le viti che serviranno per fissare il nuovo ammortizzatore. Procediamo a smontare quella sotto. A me mi si è sfilato solo con una brugola, però ne servirebbero due per tenere il controdato dietro. Ok, spingiamo un po' dentro per far uscire la vite dall'altra parte. Ecco qua. Rimettiamo da parte anche questa. Procediamo alla rimozione delicatamente. Ok. Eccolo qua, questo è il vecchio. Per curiosità, vediamo quanto misura quello vecchio. Controlliamo le misure. Questo misura 165 da centro occhio, centro occhio. Questo misura 155. C'è una differenza di 1 centimetro. Ok, controlliamo le boccole sotto. Le boccole sotto sono perfette, ragazzi. Per mandarcelo, visto che è da 165 a 1 centimetro più lungo, basta sollevare il carro così. Basta sollevare il carro, vedete, già sta in linea. Però dobbiamo recuperare le boccole dal vecchio ammortizzatore. Andiamo a recuperare le boccole da quello vecchio. Spiniamo i tappi. La prima è venuta via subito, questa no. Aiutiamoci con una pinza. Eccola qua. Sempre delicatamente, ragazzi, perché è di plastica. Ok. Le prime due le abbiamo tolte. Vediamo se riesco con la pinza a togliere queste. Sì. Ok. Che queste bisogna recuperarle. Proviamo a levare questa. Ok, sfiliamo tutta la boccola. Un po' di pazienza. Bene, una martellatina. Faccio prima, va. Ecco qua. Questa andrà qua sul nuovo ammortizzatore, quindi dobbiamo ripetere la stessa procedura. Togliere questi e mettere questi. E poi passiamo al montaggio, che dovrebbe essere semplicissimo. Colpettini. Ecco, ragazzi, già è uscito perfettamente. Rimettiamo tutto a posto. Eccolo qua. Questo è quello piccolo. Adesso passiamo al montaggio di questo. Mettiamoci, questo va qua. Ora ci mettiamo un pochettino di grasso.
Poi magari, mo adesso uso questa, poi magari la comprerò nuova e la sostituisco. O come mi capita su AliExpress o su Amazon, la ordino e poi la cambio. Me la metto nuova. Ok. Ok, questa è messa. Prendiamo una chiave a occhio da 13. Leggiamolo sotto, se no molleggia. Ok, le nostre boccole sono messe. Adesso procediamo a rimettere il tappetto. Ok, il nostro ammortizzatore è pronto. Procediamo al montaggio. Ok, boccole messe sopra e sotto. Sopra è stato un po', no, difficoltoso, però comunque bisogna dare qualche martellata, ragazzi, per farle entrare bene. Niente di che. Insomma, con un po' di brutalità. Ecco qua. Adesso vi metto le viti. Il nostro ammortizzatore sarà pronto e lo testiamo un attimo così velocemente. Purtroppo martellando la boccola l'ho leggermente rovinata, quindi devo farla entrare col martello, ma niente di preoccupante. Piccole martellatine. Ok, è entrata perfettamente. Adesso mettiamo il dado dalla parte opposta e passiamo alla vite sotto. Ok, ecco qua. Andiamo a stringere. Bellissimo ragazzi, non vedo l'ora di provarlo. Riprendiamo la nostra chiave esagonale da 5. Andiamo a stringere. Ok, questo è fatto, vediamo questo. È entrato correttamente. Allora, anche se l'ammortizzatore questo qui è da 165 mm, un centimetro più lungo rispetto a quello originale, non avrete problemi perché basta giocare di un centimetro sul carro posteriore. Nel montaggio non potete capire col grasso che io ho combinato. Ok, ecco, ho preso il
Oh, spettacolo ragazzi. Mettiamo l'o-ring a fine corsa. Ok. Come vedete così è aperto, così è aperto a metà e così dovrebbe essere chiuso. Infatti così è chiuso ragazzi. Che dire, sembra bellissimo e molto performante. Apriamolo tutto. Com'è? Che ne pensate? Andiamolo a regolare. Qua abbiamo tutti i parametri. Sì, anche il mio ha bisogno di una regolazione. Perché cerchiamo su Google. Ok, mettiamo quanto peso io. Mettiamo chilogrammo in libbre. Io peso, facciamo 80, quindi sono 176 libbre. Vedete? Quindi sto tra 160 e 180, quindi devo mettere a 135 psi. Però il mio compressore è in bar, quindi andiamo a vedere 130, facciamo 130, no? Quindi abbiamo detto sto tra 160 libbre e 180, perché sto a 175 libbre, quindi è 135 psi, facciamo 130. Ok, cerchiamo su Google 130 psi in bar, qua mi dice 8,96. Quindi andiamo a prendere il compressore e vediamo. Ok, già ho levato il tappetto come vedete. Andiamo a vedere quanta è la pressione dentro all'ammortizzatore adesso. Ho questo della macchina di compressore, gonfiamolo un pochetto e vediamo. Ok, adesso segna 3. Ho gonfiato a 8 bar e provato qua nel giardino, insomma un pezzettino sembra perfetto ragazzi, non potete capire, un altro mondo rispetto a quello originale. Quindi mi raccomando, se il video vi è piaciuto mettete un bel like, fatemi sapere sotto ai commenti se c'è qualcosa che non vi ha convinto e mi raccomando iscrivetevi al canale, aiutatemi a far crescere questo canale. Un piccolo supporto ragazzi, tanto è gratuito. Ciao.